benvenuti, siamo qui stasera con Maurizio e siamo qui per raccontarvi un pochettino i nuovi sviluppi in base alle ultime ricerche che stiamo portando avanti. Ed è proprio qui che cominciamo appunto con Maurizio parlando di quello che pensi della situazione ufologica visto diciamo i trascorsi di questi ultimi anni, visto le vicissitudini e il percorso che hai compiuto in questi ultimi anni. Sì, quello che ho notato è che molta gente mi ha conosciuto attraverso le conferenze che facevo portando avanti il nome di Gurdjieff e del lavoro su di sé e poi a un certo punto ho un po' diminuito, se non smesso, si può dire, di parlare di Gurdjieff, anche se comunque è per me un capisaldo, e ho cominciato, come sai benissimo Andrea, a dedicarmi al gruppo ricerche interferenze aliene perché sono comunque accaduti fenomeni molto particolari di cui parleremo in questa intervista di questa sera. Però io volevo far notare che secondo me c'è un fil rouge che collega le due cose e molte delle persone che mi hanno seguito forse non hanno capito quanto possa essere collegato tutto quanto, perché se da una parte è il fondamentale, la cosa principale è quella di conoscere se stessi e quindi cominciare a indagare su quali sono i processi mentali che albergano in noi, come ci evolviamo, quali sono le influenze interne, esterne, tutto quello di cui parla Gurdjieff, che trovo comunque al primo posto. Mettiamola subito come chiosa. Al primo posto c'è il lavoro su di sé. Però poi uno non deve dimenticare che siamo in una situazione dove comunque le interferenze sono continue e il fatto di parlare di interferenze aliene, per aliene secondo me non va inteso solamente un esserino verde che proviene da un altro pianeta con un'astronave, viene qua, si fa vedere, non si fa vedere. Secondo me questa è un po' la preistoria della alienologia. Adesso c'è tanto altro che lambisce i nostri cinque sensi, è laterale e i nostri sensi non riescono a cogliere. E abbiamo avuto delle prove, perché io sono partito veramente come scettico. Per quanto mi riguarda mi sono sentito pioniere, nel senso che molti l'hanno fatto prima, però io non l'avevo mai fatto e in qualche modo attraverso l'esperienza con te Andrea e attraverso quello che è successo in Malmalenco è chiaro che qualcosa è cambiato dentro di me, perché anche i miei migliori amici hanno pensato che tutto quello che è accaduto lì e che adesso stiamo per vedere fosse un fake. È ovvio che non è un fake perché io ero presente, alcune foto ovviamente sono ovviamente come si può dire, non c'è possibilità che possa essere in qualche modo essere stata taroccata da qualcuno, perché ero lì, le persone che avevano la macchina fotografica, la SIM, erano lì con me, sono state scaricate sui nostri computer, quindi non c'è possibilità. Da scettico ho notato che queste cose ci sono. Cosa c'entra con Gurdjieff? È semplice, perché noi abbiamo, se uno è già bravo, ha il focus su se stesso, ma non si rende conto a volte che molte delle decisioni che noi prendiamo, che forse uno pensa che siano inconsce o il proprio modo di sentire, possono essere in qualche modo influenzate da tutto quello che c'è intorno a noi e che noi non percepiamo. Come molta gente può essere influenzata anche per esempio dal clima, dalle radiazioni, dalle radiazioni anche delle persone, cioè stare in un ambiente positivo o negativo, in una famiglia particolare, positiva o negativa che sia, in qualche modo ci dà una carica positiva o negativa, e secondo me qualcosa che c'è intorno qua e che noi abbiamo intercettato, secondo me, in queste fotografie e in tante altre che non possiamo in questo momento far vedere, ma che magari, se Dio vuole, le potremo far vedere in futuro, danno comunque un'impronta estremamente importante su quello che potrebbero essere i nostri processi che in questo momento per noi sono inconsci, perché non abbiamo la consapevolezza totale di tutto quello che capita sotto la nostra soglia di attenzione. Gurdjieff è grande, grandissimo per rendere ancora più consapevole
le cose che normalmente sono sotto la soglia dell'attenzione, ma c'è veramente un mondo, come un iceberg. La nostra consapevolezza è veramente la parte alta e sotto c'è un mare di cose che la psicologia, la psicoterapia, la psichiatria e tutti questi psico dai tempi degli antichi greci hanno cercato di spiegare in qualche modo, ma è un mare magno ed è veramente, secondo me, siamo ancora agli inizi, agli albori, ed è un mondo da scoprire. E ogni volta che accadono fenomeni come quelli che stiamo per vedere, secondo me bisogna stare molto molto attenti, perché quando si passa oltre al concetto di fake, che ho sempre pensato, poi mi sono capitate, lì diventa difficile perché devi interagire con un nuovo modo di pensare e ovviamente poi si riverbera in un nuovo modo di agire. Visto quello che abbiamo analizzato fino adesso, dove posizioneresti a questo punto delle nostre ricerche l'essere umano? Bella domanda. Questa è secondo me l'effetto collaterale più interessante di tutti, perché più passa il tempo più mi rendo conto che, tornando a Gurdjieff, tu ti devi identificare con la tua ricerca, devi cominciare a pensare a te stesso, a come funzioni, a ricordarti di te, questo è il corretto termine. Poi tu ti ricordi di te e a un certo punto scopri tante cose che affiorano a livello intuitivo, a volte nei sogni, a volte negli stati di veglia, ma è molto più raro, a volte in queste foto, e dici, ma questo da dove viene? Allora, o tu sei un piccolo essere umano e c'è un mondo devastante intorno, oppure tu sei parte integrante di tutte queste cose e c'è una sorta di interscambio, una sorta di magia che non mi è ancora del tutto chiara, una specie di immagine fuori che è anche l'immagine dentro, non so bene come si possa definire, e non mi va in questo momento che qualcuno che in questo momento stia guardando questo video su YouTube cominci a fare dei processi associativi con tanti libri che sono stati scritti su questo argomento, perché se è vero che tanti hanno fatto le loro scoperte e hanno dato le loro spiegazioni, dal mio punto di vista può anche darsi che ogni fenomeno abbia una sua peculiarità. E secondo me quello che sta accadendo in queste foto, ripeto, ce ne sono anche altre che in questo momento non possiamo far vedere, che sono ancora più scoppiettanti di quelle che vedremo oggi, perché forse queste solamente la rassicurazione che non sono fake può dare comunque un effetto particolare. Io non sono qua per dire io vi dico che non sono fake, però io sono la persona più scettica del pianeta, sono andato lì così e poi mi sono reso conto che queste foto sono capitate. E ripeto, ce ne sono tante altre. Se uno comincia a mettere insieme quelle foto, quelle che vedrete in futuro, con quello che potrebbe essere la visione piccola dell'essere umano, in realtà ti sembra quasi che ti stai espandendo. È come se questa realtà e la possibilità di essere un elemento, la dico grossa, multidimensionale, cominci a prendere corpo. Perché poi succedono cose particolari in situazioni particolari, con persone particolari, in ambienti particolari, e sembra quasi che ci sia un piano. E quindi la parola caos comincia a perdere un po' il suo peso, diventa qualcosa di più concreto, di più reale, di cui non riusciamo a tessere la trama. Vediamo tanti puntini, non riusciamo a capire esattamente che cosa li colleghi e sappiamo che comunque il punto centrale è la coscienza dell'individuo, che però probabilmente non si ferma al puro nome e cognome e quello che siamo in questo momento su questo pianeta. Ci deve essere qualche cos'altro qui intorno, che è sempre parte di noi di cui non siamo completamente coscienti. Ci siamo ritrovati appunto ad affrontare gli argomenti che possiamo definire paranormali, quindi abbiamo trovato e riscontrato un'attinenza, per quanto non riusciamo a spiegare il perché, del fatto che ci sono fenomeni paranormali che si intrinsecano e si mischiano con i fenomeni ufologici. Questo comporta appunto un'analisi che poi anche in base ad alcune regole della fisica quantistica possono portare alle dimensioni parallele o dimensioni superiori, qual si vogliano. Il tuo punto di vista oggi, visto quello che abbiamo provato noi, qual è? Sì, qui purtroppo entrano degli squarci di quello che non possiamo fare in questo momento vedere, però facciamo finta che
se ne parli solamente, quello che vedrete nelle foto tra poco è una parte, ripeto, ma se facessimo vedere altre foto, ma secondo me puoi anche inserire delle foto del passato che non sono strettamente collegabili con l'evento di quel giorno, però secondo me è abbastanza evidente che ci sono delle sequenze fotografiche in cui ci sono elementi che non sono assolutamente, secondo me, collegabili l'uno con l'altro, però sono paradossalmente nello stesso posto, con le stesse persone, e non ha senso tutto ciò. È come se ci fossero contemporaneamente nello stesso posto l'Europa, l'Africa, il Nord America e il Sud America. E è difficile da incastrare tutto ciò. Quindi noi, da ignoranti, perché non abbiamo un titolo accademico, incominciamo a inserire concetti di fisica quantistica, dove molti tempi e molti spazi possono coesistere nello stesso punto spazio-temporale. Però io sono anche amico di persone che sono dei fisici, diciamola tutta, e anche loro brancolano nel buio, nel senso, hanno degli strumenti grandissimi per poter cercare di spiegare le cose a loro modo, che è il modo della scienza. Però la scienza non arriva dappertutto. La scienza è in divenire. Pensiamo com'era la scienza un secolo fa, 2 secoli fa, chissà cosa sarà fra 2 secoli. Quindi non è che perché noi parliamo di fisica quantistica è un sistema come un altro per cercare di spiegare cose che sono assolutamente incompatibili con la realtà tridimensionale che noi viviamo quotidianamente. C'è anche da dire che se noi non avessimo avuto queste esperienze, queste fotografie, queste cose, noi le capiremmo, le coglieremmo solamente a livello intuitivo. Poi arrivano queste situazioni, questi posti, queste persone che hanno l'opportunità di fare determinate fotografie in certe situazioni ed ecco che improvvisamente tu prendi atto che c'è altro. Ed è così, nel senso che se uno non mette consapevolezza sui fenomeni che accadono intorno a sé, non si rende conto del perché alcune cose, alcune decisioni vengono prese, alcuni movimenti vengono fatti, anche solamente l'atto di fare una fotografia, muovere un braccio, incontrare o non incontrare una persona, andare o non andare a un appuntamento, magari è tutto collegato, anche con realtà multidimensionali, dove noi in questo momento parleremo di alieni, dove gli alieni, cosa sono gli alieni? Noi siamo alieni per loro, cioè l'alieno è qualcosa di diverso, apparentemente lontano, ma se tempo e spazio cominciano a intersecarsi diventa difficile fare anche questa divisione. Adesso siamo un po' teorici e un po' bla bla bla, mi rendo conto, forse è meglio arrivare a far vedere queste fotografie così uno magari coglie come uno possa rimanere un attimo spiazzato da tutto ciò. Ok, passiamo dunque a vedere queste fotografie, queste 4 scatti che mostreremo questa sera e con cui ci racconterai l'evoluzione appunto delle nostre ricerche proprio in base a queste 4 fotografie che facciamo vedere. Nella prima appunto potrete notare un disco volante fotografato a dicembre del 2015 se non ricordo male, dove si vede chiaramente un ovni di forma triangolare. Sì, stiamo facendo praticamente un excursus a livello temporale. Io ho cominciato la mia avventura con il GRIA guardando queste foto. Io non ero presente il giorno che sono state scattate, non sapevo chi le aveva scattate, non avevo ancora conosciuto le persone, non sapevo nulla. Quindi totale scetticità. Però queste foto, questi video, so che non sono fake perché tu li hai analizzati, quindi chiaramente non c'è ancora una mia partecipazione in prima persona e comincia a entrare, e qui parliamo appunto della fine del 2015, io l'ho saputo un po' dopo, comincia a entrare dentro di me la comprensione che insomma quella è una zona un po' particolare dove accadono cose particolari e ci sono altre foto che non facciamo vedere oggi che comunque sono sull'archivio nel sito del GRIA che a questo punto cominciano a diventare importanti perché se quello non è un fake perché è stato analizzato sicuramente, tutte le altre foto tu le hai analizzate, le persone che l'ha fotografata è una persona a cui voglio bene e cui insomma della sua integrità io ci metterei la mano sul fuoco, anche se ci ho messo tanto per arrivare a dire tutto ciò.
ed è stato il mio primo approccio. Quindi siamo ancora in un ambiente ufologico tradizionale. Esistono delle macchine volanti che sorvolano quella zona e fin qui una persona che ha letto tanti libri, da Colosimo a Biglino a Sitchin, ci sta. La cosa interessante è vedere in prima persona video che non provengono dalla televisione o da YouTube, ma da un soggetto amico tuo che dice guarda che cos'è sta roba, e cominci a integrare questa realtà all'interno della tua visione del mondo. Poi, Perfetto, passiamo quindi a quella famosa serata del gennaio in cui ci siamo ritrovati a vivere queste esperienze, diciamo, quantomeno irrazionali per la mente, per le menti comuni, ecco. Diciamo che è una cosa che capita, beh, a parer mio, capita di raro e noi siamo felici e contenti di esserci imbattuti in queste circostanze. Eh, Cominciamo a parlare, appunto, eravamo a casa di amici e ci siamo imbattuti in questi primi due scatti che e ero presente io, erano presenti molti altri ed era presente anche Maurizio. Ecco, tu cosa puoi dirci, visto che io qualche cosina l'ho già accennata, ma tu dal tuo punto di vista cosa puoi dirci di questi due scatti? posso dire che sicuramente anche qua, perché quello che conta in questo momento alle persone che mi stanno guardando è ma sono fake. No, non sono fake, perché la persona che ha fotografato, se non sbaglio è anche un bambino tra l'altro, è un ragazzino. E questo ragazzino, io ho guardato la foto, è stata analizzata, no, cioè vi dico adesso, non è stata taroccata. Quindi per me già riuscire a passare il livello in cui quelle cose che in questo momento state osservando, quelle immagini che state osservando al computer, queste fotografie, siano vere, che voi in questo momento le state guardando e dite questi sono fake. Sì, l'ho avuto anch'io questo effetto shock ed ero presente alla serata. Quindi è chiaro che qualcosa non torna dentro di me. Ho avuto una specie di blackout interno perché ho sempre pensato fino a quella sera che quelle cose fossero fake. E poi mi sono capitate con me presente, fotografate da un bambino all'interno di una casa con amici fidati. La foto non è stata taroccata. E cosa volete che vi dica? Vi dico che secondo me è corretto cominciare a integrare all'interno della propria realtà personale che qualcosa sia intorno a noi che abbia o non abbia, non lo so, la possibilità di interagire oggettivamente con la nostra persona. In certi casi probabilmente sono semplici spettatori, in certi casi non hanno la minima idea che noi siamo lì e probabilmente ci sono due livelli differenti o molti livelli differenti di realtà e non c'è un'interrelazione tra noi e loro. In altri casi, secondo me, se loro stanno a un livello differente dal nostro, magari un pochino più elevato, un'ipotesi, o comunque sono un po' più consapevoli o hanno una tecnologia, possono interagire letteralmente con la coscienza delle persone. E questa è una cosa che in questo momento non è contemplata granché. Ci sono molti che in questo momento ne stanno parlando, ci sono conferenze o anche degli amici che parlano di tutto ciò ed è tutto molto interessante. Però qui abbiamo delle foto e questa è la cosa scioccante. Se io fotografo un mio amico, vedo il suo viso e dico ok, ti conosco, sei un mio amico, ti ho fatto la foto. Questi non so chi siano, sono all'interno di foto di amici miei e c'è qualcosa che non torna. Quindi io non è che voglio mettere la faccia perché non mi interessa niente, sto raccontando a chi vuole vedere questo filmato, anche fra 50 anni quando magari io sarò morto, che, e magari saranno spiegabili questi fenomeni, che al momento noi non abbiamo la minima idea di che cosa possono essere queste due foto che state vedendo, sia questo viso molto particolare, e ne abbiamo una quantità industriale adesso di foto di quel tipo, che sono sconvolgenti e non sono fake, adesso lo ripeterò all'infinito, e si ha questa immagine traslucida, bianca, dove ovviamente io mi ricordo come erano posizionati i giubbotti perché l'abbiamo sviluppata subito dopo e sappiamo perfettamente che lì non c'è stata la possibilità di inserire, fare, non ci sono state taroccate. E ragazzi, che cos'è sta roba? E qui cominciamo a entrare su quello che è l'argomento più interessante. E questo è il discorso iniziale, cioè il collegamento tra il lavoro su di sé, la consapevolezza e questi mondi alternativi paralleli che sono intorno a noi. Questo è interessante. Fino a questo momento abbiamo appunto analizzato foto, come hai potuto spiegare, abbastanza particolari e incomprensibili. Adesso
però avevamo un dubbio. Il fatto se fosse una questione comune, quindi che può capitare ovunque, quindi magari dovuto a un luogo, dovuto a un qualcosa, oppure a un fatto per una questione personale. Ecco, diciamo che alcune di queste foto poi in realtà hanno risultato essere più personali di quello che ci aspettavamo ed è proprio esattamente quello che viene fuori in questa fotografia dove tra l'altro ci siamo sia io che te in foto. Ecco, questo è un messaggio a dir poco personale, ma tu onestamente cosa ne pensi? Perché la cosa è successa a te, questa è una cosa tua personale, quindi cosa ne pensi di questo messaggio che ti hanno voluto dare? Da questo momento in poi, questo momento, immortalato da questa foto, è diventato parte integrante della mia vita. Prima era solamente una teoria, c'erano delle foto, macchine volanti, c'erano visi, chi sono questi non lo so, non sono fake, lo ripeto. Che cos'è sta cosa? Non si sa, mondi, vabbè. E poi a un certo punto arriva questa benedetta fotografia in cui ci sei tu, ci sono io, sono trasandato con gli occhiali, col pizzetto, adesso ho la barba, sono trasandato più di prima, quindi siamo proprio in momenti di vita, siamo qua in un salotto che chiacchieriamo dopo una bella cena di pesce. E cosa succede? Che all'interno di una vita normale, come in una serata come questa, devi comunque ricordare dentro di te che, come si vede in quella foto, ci possono essere delle realtà che sono al di là dei nostri confini, della nostra pelle, che in questo momento possono entrare in relazione con noi e probabilmente non a livello conscio, ma a un livello sotto il livello di consapevolezza. La prova, secondo me, è in questa foto. In quella foto potete vedere che c'è un orb, chiamiamolo così, con all'interno un simbolo, e quel simbolo che c'è, che vedete, è lo stesso simbolo che potete vedere appeso al mio collo. Ora, uno dice, vabbè, uno ti conosce, sa che hai questo simbolo. Il problema è che la persona che ha fotografato me quella sera non mi conosceva prima, è stata la sera in cui ci siamo incontrati, c'erano 5 gradi sotto zero circa, io ero bardato fino a qua, avevo su maglioni, giacca a vento, di tutto, e questo simbolo era invisibile. E è vero, la sera prima, cioè la sera stessa, scusate, sono andato a cena a casa sua, però avevo un maglione a girocollo, veramente, quindi lui non poteva sapere chi ha fatto questa foto, che io avevo questo, anche se avesse avuto il desiderio di taroccare. Quindi se voleva taroccare, ipoteticamente, ma sono andato oltre questo, ha messo esattamente quello che doveva mettere per colpirmi. Ha colpito. A me piace questo simbolo, un simbolo celtico, e questo simbolo celtico appare in un orbo sopra la mia testa. Se volessi vendere qualcosa, scrivere un libro, diventare famoso, adesso ne parlerei per ore. Invece in realtà l'unica cosa che per me è importante è che qualcosa è entrato in relazione con la mia consapevolezza. E le persone normalmente entrano in relazione con altre persone, con libri, con film, non con qualcosa che è completamente invisibile e che solamente attraverso una Nikon o una Canon uno può intercettare. È vero che nel momento in cui sono stato fotografato, in quella famosa serata, c'era un grado di lucidità un po' particolare perché eravamo in un posto particolare, in un momento particolare, quindi c'era un'attenzione molto così, molto alta, però da lì a percepire che ci fosse qualcosa che volesse tentare di entrare in comunicazione con me, no. Tuttavia qualcosa è entrato in comunicazione con me e quelle sono le prove. Che cosa sia, chi siano, che cosa volevano dirmi, non lo so. Secondo me l'unica cosa che volevano dirmi è che volevano farmi presente che qua intorno c'è altro. Ed è il motivo per cui noi stiamo divulgando tutte queste fotografie, questi video e stiamo facendo questa intervista. Per rendere più coscienti le persone, di non fermarsi alla propria ideologia dove tu nasci, fai una famiglia, mangi, bevi, muori ed è finita lì. Probabilmente c'è tanto altro, però c'è tanto altro per chi lo desidera.
per chi desidera scavare, andare a fondo, andare dentro se stessi, andare all'interno di queste realtà, perché queste realtà sono dentro di noi e si vedono fuori. Secondo me chi non va alla ricerca di queste cose non ha il modo, non ha il tempo, non gli capitano, sono casualmente. Se uno ama il calcio, guarda sempre le partite. Se uno è interessato a queste cose, possono capitare queste cose. Uno può avere tutte e due, però devi avere consapevolezza di tutto quello che fai. Lo puoi fare con una partita, con una sigaretta, in un viaggio, con una donna e anche in una passeggiata in cui hai la possibilità di percepire tutto quello che c'è intorno a te. Ripeto, quella sera non l'abbiamo percepito, però qualcosa che voleva farsi percepire è entrato nella nostra realtà e in qualche modo ha piegato il mio modo di vedere la vita. Cosa ti sentiresti di dire o di consigliare a chi volesse intraprendere queste circostanze per vivere questi tipi di esperienze? Quello che mi sento di dire è che la mia esperienza parla non tanto della ricerca del fenomeno in sé, ma del desiderio di conoscersi meglio. Quindi io sconsiglierei alle persone di andare in giro continuamente a far fotografie a destra e a sinistra con la speranza analizzando ogni sera quello che hanno fotografato, di trovare qualcosa come è capitato a noi. Perché una tantum, se uno se la sente, per carità, è come bere un goccettino di amaro alla sera. Se la bevi tutte le sere ti spacchi il fegato e ti fa pure male. Quando desideri fare qualche cosa, con molta tranquillità, serenità, inconsapevolezza, se ti senti di farlo lo fai, ma senza attaccarti al risultato, perché quello che conta non è il fatto di fotografare qualcosa, e quello che conta è il conoscersi, è il sapere, anche solamente sentire dentro di sé la spinta, per andare a vedere se qualche cosa al di là della nostra percezione esista, è già molto interessante di per sé. Quindi state lì ad osservare quali sono i moti interni che vi spingono a tutto ciò. È come se ci fosse una specie di meraviglioso che in qualche modo è all'interno della nostra memoria atavica e che si vuole ricongiungere perché vuole sapere la realtà. E questa realtà molto probabilmente è molto più grande di noi, almeno per quello che adesso mi sembra di dire. C'è tanto, veramente tanto altro al di là della nostra pelle. E quindi io mi sento di dire alle persone che comincino un lavoro su di sé, di consapevolezza. Fare meditazione, usare la macchina fotografica, andare da uno yogi, fate quello che volete e che sentite che sia la cosa giusta, ma fatelo senza avere le pretese di insegnare qualcosa a qualcuno, di avere la realtà in tasca e di aver capito tutto, con molta umiltà, con molta serenità e dando la priorità ai rapporti interpersonali e alle emozioni, perché la cosa più bella è poi poter integrare nella propria realtà tutto ciò. Come si integra, per esempio, il fatto che io possa aver visualizzato un simbolo all'interno di una fotografia, col fatto del paranormale? No, col fatto che probabilmente noi siamo molto di più, come ripeto, di quello che normalmente noi siamo, e questo molto di più in qualche modo entra all'interno del tuo comportamento con le persone, cominci a contemplare che non è tutto qui. E quindi la parte emozionale, la parte di comprensione, di intuizione con le persone, con gli animali, con tutto quello che vi capita, incomincia a diventare molto più importante. Attraverso una foto? Sì, attraverso una foto, perché capisci che la realtà non è solamente quella che è barricata nei nostri cinque sensi, c'è tanto, tanto altro. E questo deve essere l'atteggiamento. Fate come volete, non danneggiate nessuno e siate amorevoli con gli altri e con voi stessi. Ok, ora a tuo rischio e pericolo però. Vuoi accennare qualcosa sul nostro futuro, sui prossimi progetti futuri che stiamo per portare avanti? O rimandiamo? Abbiamo la speranza di poter utilizzare una tecnologia diversa. Abbiamo forse una persona che non abbiamo la minima idea se si deciderà di collaborare con noi, perché è una persona conosciuta, che ha un po' di celebrità. Abbiamo delle idee. Non so se riusciremo a far parte di questi nostri progetti, queste persone, perché sono persone che hanno esperienza, hanno la tecnologia e in qualche modo possono aiutare non tanto noi, perché ormai noi abbiamo talmente tanti dati che per noi non è più importante sapere se, per noi è più importante sapere che cosa è tutto ciò, non se.
Queste persone ci possono dare un po' di pezzi del puzzle attraverso, secondo me, la loro tecnologia. E penso che sia molto, molto interessante per chiunque se questo poi accadrà. E poi la nostra speranza è di avere il benestare di poter pubblicare altre foto che sono molto più scoop, secondo me, di queste. E ora non lo possiamo fare per una questione di privacy, dovremmo chiedere i permessi, ma vi assicuro che sono pazzesche e non danno più scampo neanche alle persone che in questo momento possano pensare di nuovo per l'ennesima volta che stiamo facendo questi video per secondi fini o per guadagnarci, per lucrare, perché vogliamo prendere in giro qualcuno o noi stessi. No, no, sono cose oggettive dal mio punto di vista, analizzate e stranalizzate, e ci sono terze persone che sono, ripeto, alcune molto celebri, che sono anche inconsapevoli del fatto di essere state prese dentro in questa situazione perché sono state fotografate all'interno di contesti di gruppo dove inequivocabilmente ci sono cose molto particolari che sono accadute. La dimostrazione ulteriore che anche nelle piccole cose intorno a noi ci sono sempre mondi che in qualche modo sono laterali a noi. La visione che in questo momento io e te, Andrea, abbiamo, lo sappiamo, è un po' alla Fringe, questo telefilm di fantascienza di qualche anno fa, dove veramente sembrava che la fantascienza fosse al suo apice, si ipotizzava di tutto. E noi, per fortuna o purtroppo, stiamo veramente constatando che la realtà è incredibile. E secondo me dovrebbe essere desiderio di ciascun serio ricercatore andare a scoprire dentro se stesse come le cose stanno e non fermarsi alle apparenze, perché più sei con gli occhi chiusi e più chiunque ti può pilotare in tutti i campi, sia professionale che politico, che più hai la possibilità che il mondo sia ben oltre la famosa caverna di Platone e più sei difficilmente manipolabile e la tua mente ti si apre e cominci a pensare in maniera alternativa. E ripeto, se fai le cose nella maniera corretta diventi anche molto più comprensivo verso tutto ciò che c'è intorno a te, di qualsiasi natura sia. Chiudiamo qui appunto la nostra intervista con un'ultima domanda con una risposta secca. Gli alieni esistono? Esiste talmente tanta roba che qui non sappiamo neanche più da che parte girarci. Esiste tanta roba intorno a noi e noi siamo gli alieni per loro e loro sono gli alieni per noi. In realtà è un unico universo, un uno, che stiamo cercando di scoprire. Qui il gruppo Ricerca Intelligenze Aliene è tutto, alla prossima.